Amici appassionati di moto e di moto mondiale in particolare, benvenuti a Storie di MotoGP, altra puntata straordinaria. Si parla del Gran Premio di Misano e della Riviera Adriatica e lo facciamo assieme ad Andrea Dovizioso. Allora Dovi, parliamo del circuito di Misano Adriatico. Intanto ti faccio qualche domanda, vediamo se sai quanto è lungo il circuito. Urca. No, è 4 qualcosa. Vediamo un po' cosa dice. 4226. C'è qualcosa. Quante curve? Beh, questo è facile perché lo 16. vedi. No, Quante a destra e quante a sinistra? No, non era così importante. Non è che Vabbè, noi ci guardiamo, quindi non comunque lo so. sono 10 a destra e 6 a sinistra. Il rettilineo più lungo è di? Pochissimo, cortissimo. Cortissimo per te vuol dire? 600. 583 metri. Quasi Però- promosso. Adesso aspetta che ti faccio delle altre domande. Allora vediamo un po', prendo il mio taccuino. Vabbè, chi ha vinto l'anno scorso è facile. Me lo ricordo Valentino, persino sì. io. Nel 2013? Lorenzo? 2012? Lorenzo? 2011? Dani? No, Sì. Lorenzo. Dani ha vinto nel 2010. Ok. Allora ti dico, va bene, comunque qua sei promosso. Ultimo podio Ducati a Misano? Ultimo podio Ducati a Misano. Vediamo se te lo ricordi. Non c'è mai stato. Come no? C'è stata addirittura una vittoria, ti dico anche questo. Chi ha vinto è facile, Mazzacchesi. Ducati nel 2007. Ok, beh, quindi quello. No, No, non lo so. Valentino Rossi. Ah, 2012. cavolo, mi è arrivato davanti di poco. È vero. Quindi vabbè, insomma, non sai proprio bene la storia di Misano. Va bene, adesso però a te il compito di far sognare gli appassionati di Moto.it con un bel giro di pista di Misano. C'è anche un pennarello, puoi dire quello che vuoi, poi semmai intervengo io. Ma allora, la prima staccata è una bella staccata perché se c'è una buca a metà staccata, frenata, che quindi si stacca sempre la ruota dietro. Scusa, che è più o quando meno parliamo di metà. buche, spieghiamo cosa significa. Ma buca lì c'è proprio un avvallamento, quindi il dietro quando noi freniamo è molto al limite prendendo questo piccolo avvallamento, il dietro si stacca, è sempre spettacolare soprattutto perché l'inquadratura è dal davanti, e però devi incominciare a piegare già a metà frenata, quindi prendi la buca e incominci già a piegare, quindi la fai sempre di traverso ed è una curva abbastanza particolare perché non puoi mai esagerare. Se freni un pochettino oltre vai fuori, e se rimani in pista comunque perdi tempo, quindi bisogna sempre cercare di stare più stretti possibili. Sì, per non arrivare troppo lungo. Esatto, perché non bisogna fermarsi troppo nella curva 2 e di conseguenza la 3, perché diciamo che perdi ritmo, quindi bisogna essere stretti alla 1, non rallentare troppo per la curva 2, quindi uscire stretti alla 2 per lanciarsi il più possibile alla curva 3, perché è una curva quasi doppia, perché c'è il punto centrale qui, ma l'altro punto più stretto è questo, in poche parole fai un arco e devi farlo più scorrevole possibile, e lì bisogna un po' frustrarsi perché bisogna aspettare ad aprire, bisogna aspettare l'ultimo momento quando tiri sulla moto, che è più o meno già molto avanti, per poter avere l'accelerazione massima, ma soprattutto non consumare troppo la gomma a centro curva che non porta a niente. Poi arriviamo alla staccata 4, che è una staccata molto difficile anche perché ci arrivi di terza e devi scalare fino alla prima marcia, quindi molto lenta, le curve a bassa velocità sono sempre più difficili da rallentare ed essere precisi, e questa è una curva che torna molto indietro e soprattutto devi raccordarla con la 5, 4 e 5, ed è molto difficile e si usa tantissimo angolo, superi i 60 gradi, e molto difficile la 5 perché condizioni la 6 e c'è un rettilineo importante, Che è il rettilineo più lungo tra l'altro. E bisogna preparare la 5 per uscire più forte alla 6, perché se guadagni poco alla 6 te lo porti dietro per tutto il rettilineo, e quindi
ci sono diciamo due traiettorie. Puoi tagliare il cordolo all'interno, quindi fai una linea diversa qua, oppure la fai più scorrevole ed esci, sfiori il cordolo interno e sei un po' più veloce ma con più angolo, quindi puoi accelerare meno. Sinceramente non ho ancora capito come meglio, lo scoprirai, spero di coprirlo nel weekend gara. Poi si arriva alla staccata della quercia, la famosa quercia la 8, che è un pochettino in discesa e dove si vedono un sacco di dritti, perché comunque le curve sono molto lente, quindi più la curva è lenta più facile fare un dritto, hai meno, con un piccolo errore il risultato finale è più grande, amplificato, bravo. Alla curva 8 devi scalare 4 marce, quindi comunque è una staccata impegnativa e un po' difficile anche perché apre in uscita, quindi il punto di corda è uno solo, però in uscita puoi farla scorrere e uscire molto largo, oppure aspettare un po' ad aprire e fare l'accelerazione stretta, quindi con meno angolo. Come ben sapete bisognerebbe fare le accelerazioni sempre con meno angolo possibile. Quindi quella interna sarebbe quella. Se non rallenti troppo il centro curva, diciamo che la traiettoria interna dovrebbe essere la migliore. E molto importante fare la linea giusta qui, perché c'è il cambio di direzione molto difficile esattamente in questo punto qua, che il davanti tocca e non tocca, quindi fai molta fatica a fare il cambio di direzione quando il davanti non è proprio attaccato a terra e la devi sfruttare tutta la pista, e con un niente vai fuori pista e non è proprio consigliabile qua. E è una staccata molto bella, una staccata che mi piace molto, la 9-10, che la fai tutto in uno, diciamo, perché si stacca più o meno in questo punto qua. Che vuol dire? Te lo ricordi? No, non ho idea, non ci guardiamo proprio. È un riferimento. C'è riferimenti che sinceramente non sono più neanche numeri, quindi hai delle righe. È quella. Diciamo che di 50 metri non ti sbagli in una staccata, quindi. Ah sì, se la sbagli di 50 metri non fai la foto. No. E quindi è molto bella perché devi frenare tanto forte, ma tutta la frenata è con l'angolo, da quando freni fino al centro curva. E anche questo è molto importante, non esagerare, perché ti devi lanciare nel rettilineo. E la curva 10 è una curva stranissima, davvero davvero difficile. Anche qui è una curva dove si fanno i record di gradi, perché la devi raccordare tutta con l'angolo e a centro curva, che è un po' prima del centro curva da vedere. Si fanno tantissimi gradi e normalmente si fa di seconda marcia, che è molto giù di giri, diciamo sotto coppia, ed è per quello che bisogna cercare di non rallentare troppo, perché sennò la prima parte che vai a aprire il motore non va, è troppo giù di giri. E anche qua si è incominciato a tagliare il cordolo all'interno, quindi diciamo che la traiettoria migliore. Sì, qui possono essere varie traiettorie, però se ne vedono diverse perché dipende da come sei entrato. Se entri un po' troppo forte, stretto non ci puoi stare, cadi, quindi bisogna farlo un pochettino larga e raccordarle in un modo diverso. Comunque qui si cerca, se fai la traiettoria giusta, tagli un po' il cordolo all'interno per sfruttare tutta la pista al cordolo esterno, si mettono tutte le marce e si arriva al curvone. Il curvone, senti, il curvone per me è quello più impressionante da vedere. Molto difficile, davvero difficile farlo con la MotoGP, perché ci arrivi ad alta velocità e non fai una vera frenata e quindi non aiuti la moto ad inserirla, quindi fa molta fatica la moto ad entrare. Normalmente a Misano il vento tira sempre da questa direzione qua, quindi è difficilissimo fare questo curvone veloce e preciso. E un altro aspetto, dipende, il cordolo interno è ondulato, o meglio la riga bianca, il raccordo con il cordolo non è liscio, e questo crea un grosso problema perché non puoi tagliare il cordolo, cioè lo puoi tagliare ma la moto si scompone troppo, e quindi devi riuscire, togliendo il gas qua, devi riuscire a mettere la moto a filo del cordolo interno senza toccarlo e aprire il più dolcemente possibile in questo pezzo qua, per riaprire al massimo di sesta un'altra piccola accelerazione, diciamo. Però è davvero difficile, è uno dei punti più difficili di Misano.
Altro curva molto molto difficile da raccontare perché sono due curve ma la fa in una, 12-13, più o meno si frena al cordolo interno della 12 e sempre col freno tirato da cordolo interno sfiori il cordolo esterno e ti ritrovi il cordolo interno, tutto in una curva e c'hai molto piegato, quindi non puoi forzare tanto, non puoi mettere tanta pressione sul freno davanti, però questo è un punto dove sembra facile ma si può guadagnare molto tempo e facilmente ti trovi senza neanche prendere gas sul cordolo esterno qua se lo fai davvero veloce. E poi arriviamo alla curva, al famoso carro, la curva 14, molto lenta di prima a tornare indietro e questo è uno dei punti peggiori per il davanti perché si chiude troppo facilmente, anche con pochissima pressione sul freno non puoi forzare perché si chiude e normalmente si sta molto larghi per uscire più stretti possibile perché ti devi essere molto scorrevole alla curva 15 dal cordolo esterno, devi sfruttare tutto il cordolo interno e il cordolo esterno, bisogna essere molto scorrevoli e ci sono già delle buche quindi non è facile essere sciolti. Per arrivare alla Misano, l'ultima curva, anche questa è molto difficile perché è un po' in discesa e fai fatica a rallentare e anche questa devi riuscire a farla molto pulita perché ti lanci nel rettilineo d'arrivo, che è sempre importante essere fluidi e accelerare al meglio. Un giro in quanto si gira a Misano? Con l'asfalto nuovo nei test che abbiamo fatto diciamo che un secondo si gira più forte nei test, poi non so se sarà di più nel weekend gara. Quindi quant'era la 32 pole 2014? No, la pole non mi ricordo, 33 1 2 non me la sono segnata nemmeno. no, 33 basso, però nei test c'è chi ha fatto 32-0 quindi un secondo c'è. Senti, vediamo se ti ricordi più o meno gli intertempi. Ricordiamo che la pista viene sempre divisa in 4 settori, sì. Dal servizio di cronometraggio, dalla donna, più o meno. Sì, più o meno, non mi ricordo esattamente, ma credo qua T1 quindi. T1, T2, o qua, non mi ricordo, e T3. E tra questi, e quindi poi l'ultimo settore, ovviamente il T4. Qual è quello più impegnativo, dove si fa più la differenza secondo te? La differenza si fa più dalla 9 fino alla 16 secondo me, perché è molto complicato riuscire ad essere scorrevoli. Punti di sorpasso? Punti di sorpasso alla 4, dove è caduto Marquez l'anno scorso, alla 8 è la più facile diciamo, alla 9 è spettacolare perché è tutto in curva e alla 14. È un posto, se tu fossi appassionato dove andresti a vedere? Ricordiamo che la tribuna Ducati, se non mi sbaglio, è qua, se non mi ricordo male. Comunque se tu fossi un appassionato della tribuna Ducati dove andresti? Ma o la Quercia, perché si vede bella la Quercia sia l'entrata che l'uscita, e perché è un punto dove vedi anche altre curve, però anche se vai al carro comunque è bello tutto la parte finale, la parte finale comunque vedi altre curve, quindi è interessante. Ed è una pista dove ci vogliono tanti controlli elettronici, dove si usano tanti controlli elettronici? Con la MotoGP i controlli elettronici si usano tantissimo ovunque, non c'è una pista che si usano tanto e una pista che si usano meno. Più è lenta più sono invasivi, perché logicamente più è lenta meno potenza puoi usare, mettiamola così. E quindi? Quindi sì, un po' di più, ma diciamo che con le potenze che abbiamo i controlli sono continuamente e costantemente attaccati. Sulla carta pista Honda, Yamaha, Ducati, Suzuki? Sulla carta Yamaha. In effetti hanno vinto un sacco di volte negli ultimi anni. Sì. Perché? Perché devi scorrere, non ci sono cioè si frena abbastanza forte, ma non sono vere frenate e devi scorrere, cioè devi frenare forte da dritto e le curve sono a 90, quindi forte e devi scorrere, forte e devi scorrere, quindi diciamo che è la caratteristica più Yamaha. Bene, dove? Ci fai un bel autografo anche, dai, già che ci siamo. Bravissimo Dovi, sei stato bravissimo a scuola? Come andavi? Che eri così bravo? È un po' peggio. Un po' peggio, però qua invece ci hai descritto molto bene il circuito di Misano Adriatico. Storie di MotoGP finisce qui, ci ritroviamo per il Gran Premio di Aragon. Carlo Luzzi al telefono addirittura dalla Malesia. Ciao Carlo! Ciao Giovanni, buongiorno a tutti.
Carlo Luzzi, ingegnere, 45 anni, telemetrico, anche se non è la dicitura giusta, ma ormai è diffusa questa, telemetrico di Mark Marquez, prima di Casey Stoner, insomma uno che con i computer sa fare qualsiasi cosa, giusto Carlo? O quasi? Diciamo, se hai attaccato una moto, sì. Esatto.